Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Vantaggi e svantaggi di vivere in una grande città e in campagna. La scelta tra vivere in una grande città o in campagna è una delle decisioni più importanti che una persona possa fare nella vita. Ognuno di questi luoghi ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, e la preferenza dipende spesso dalle esigenze personali, dallo stile di vita e dalle esperienze individuali. Alcune persone amano il ritmo veloce e le numerose opportunità della città, mentre altre preferiscono la tranquillità e la natura della campagna. Vivere in una grande città significa avere accesso a molti servizi e opportunità. Ci sono ospedali ben attrezzati, scuole di vari livelli, università famose e centri culturali come musei, teatri e biblioteche. Le città offrono anche una grande varietà di negozi, ristoranti e locali dove passare il tempo libero. Inoltre, nelle città si trovano più facilmente offerte di lavoro, specialmente in settori come il commercio, la tecnologia, la moda e i servizi. Questo è uno dei motivi principali per cui molte persone si trasferiscono in città. Un altro vantaggio della vita in città è la possibilità di incontrare persone diverse. Le grandi città sono spesso multiculturali, con abitanti che provengono da diverse parti del paese e del mondo. Questo crea un ambiente ricco di culture, lingue e tradizioni. È facile conoscere nuove persone e fare amicizie, anche grazie alle numerose attività sociali, eventi culturali e corsi che vengono organizzati. Tuttavia, vivere in una grande città non è sempre facile. Uno degli svantaggi principali è il costo della vita. Gli affitti sono spesso molto alti e anche i prezzi dei beni e dei servizi possono essere più cari rispetto alla campagna. Inoltre, il traffico è un problema quotidiano. Molte persone passano ore in macchina o sui mezzi pubblici per andare al lavoro o a scuola. Il rumore costante, l'inquinamento dell'aria e il ritmo frenetico possono causare stress e stanchezza. La campagna, al contrario, offre un ambiente più tranquillo e sano. Le case sono generalmente più grandi e meno costose rispetto a quelle della città. C'è più spazio per vivere e spesso si ha anche un giardino o un terreno dove coltivare piante e verdure. L'aria è più pulita, c'è meno rumore e si può godere della natura ogni giorno. Vivere in campagna permette di avere uno stile di vita più rilassato, lontano dallo stress e dalla confusione urbana. In campagna, la vita è spesso più sicura. I tassi di criminalità sono generalmente più bassi e le persone si conoscono di più tra loro. Questo crea un senso di comunità e solidarietà che a volte manca nelle grandi città. I rapporti umani sono più stretti e c'è più fiducia reciproca. Tuttavia, anche la campagna ha i suoi svantaggi. Uno dei problemi principali è la mancanza di servizi e opportunità. Per andare in ospedale, all'università o in un grande centro commerciale, spesso bisogna percorrere molti chilometri. I trasporti pubblici sono limitati e, senza un'auto, può essere difficile spostarsi. Inoltre, le offerte di lavoro sono meno numerose e spesso legate all'agricoltura o a piccole attività locali. Un altro svantaggio è che in campagna la vita sociale può essere più limitata. Ci sono meno eventi culturali, meno ristoranti e meno luoghi di incontro. Per chi ama il divertimento e le attività varie, questo può essere un problema. Inoltre, la connessione a internet può essere più lenta o meno stabile, il che può complicare il lavoro da casa o l'accesso a informazioni e servizi online. Molte persone scelgono un compromesso: vivere in un paese vicino a una città. In questo modo si può godere della tranquillità della campagna e, allo stesso tempo, avere accesso ai servizi e alle opportunità della città. Questa soluzione però funziona solo se i collegamenti di trasporto sono buoni e se si è disposti a spostarsi ogni giorno. Un aspetto importante da considerare quando si confrontano la città e la campagna è l'educazione dei bambini. In città, i genitori possono scegliere tra diverse scuole, sia pubbliche che private,
e spesso ci sono più attività extrascolastiche come sport, musica, lingue straniere e laboratori creativi. I bambini hanno la possibilità di incontrare coetanei con culture e tradizioni diverse, il che può arricchire la loro formazione. Tuttavia, la competizione è spesso più alta e il ritmo scolastico può essere più stressante. In campagna, le scuole sono spesso più piccole e il rapporto tra insegnanti e studenti è più personale. Questo può essere un vantaggio perché ogni bambino riceve più attenzione. Tuttavia, le opportunità educative possono essere più limitate e, per alcune attività speciali, bisogna recarsi in città. Anche i mezzi di trasporto scolastici possono richiedere tempi più lunghi. La salute è un altro punto da analizzare. In città ci sono ospedali moderni e specialisti per ogni tipo di problema. Questo è importante in caso di emergenza o di malattie complesse. In campagna, invece, i centri medici sono meno numerosi e può essere necessario viaggiare per trovare un medico specializzato. D'altra parte, lo stile di vita più sano e l'aria pulita della campagna contribuiscono a prevenire alcune malattie legate all'inquinamento e allo stress. Per quanto riguarda il tempo libero, la città offre infinite possibilità: cinema, teatri, concerti, musei, festival e ristoranti di ogni tipo. Ci sono palestre, piscine e centri sportivi per ogni interesse. Questo rende la vita in città molto stimolante per chi ama uscire e provare nuove esperienze. In campagna, le attività ricreative sono spesso legate alla natura: passeggiate, escursioni, ciclismo, pesca, giardinaggio. Queste attività favoriscono il relax e il contatto con l'ambiente, ma per chi cerca un'ampia scelta di intrattenimento possono risultare limitate. Dal punto di vista economico, lavorare in città può significare guadagnare di più, ma anche spendere di più. Il costo della vita è alto, soprattutto per l'alloggio. In campagna, i costi sono generalmente più bassi, ma anche gli stipendi sono spesso inferiori. Per questo, alcune persone scelgono di vivere in campagna e lavorare a distanza, sfruttando internet. Questo stile di vita è diventato più popolare negli ultimi anni, ma richiede una connessione stabile e una buona organizzazione. Un tema che influenza molto la scelta è il trasporto. In città ci sono autobus, metropolitane, tram e treni che permettono di spostarsi senza auto. Tuttavia, il traffico intenso e la folla nei mezzi pubblici possono rendere gli spostamenti stressanti. In campagna, avere un'auto è quasi sempre necessario e le distanze da percorrere sono maggiori, ma il traffico è più scorrevole e guidare può essere più piacevole. Il rapporto con la natura è probabilmente la differenza più evidente. In città, per trovare spazi verdi, bisogna andare in parchi pubblici, che a volte sono piccoli e affollati. In campagna, invece, la natura è ovunque: boschi, campi, fiumi, montagne. Questo influisce sul benessere psicologico, perché la natura aiuta a rilassarsi e a ridurre lo stress. Molte persone che vivono in città cercano di passare i fine settimana in campagna proprio per ricaricare le energie. Anche il senso di comunità cambia molto. In città, spesso si vive in condomini dove i vicini non si conoscono o si salutano solo velocemente. In campagna, invece, le persone si conoscono e si aiutano di più. Ci sono feste di paese, mercati locali e tradizioni che rafforzano i legami tra gli abitanti. In conclusione, sia la città che la campagna hanno punti positivi e negativi. La città offre opportunità, servizi e una vita dinamica, ma può essere stressante e costosa. La campagna offre tranquillità, aria pulita e un forte senso di comunità, ma può essere isolata e con meno opportunità di lavoro e svago. La scelta dipende dalle priorità personali. Per alcuni è più importante la carriera e la vita sociale vivace, per altri conta di più la pace, la natura e la qualità della vita. Molti sognano una soluzione ideale:
Vivere vicino alla natura, ma non troppo lontano dai servizi della città. Oggi, grazie alle nuove tecnologie e alla possibilità di lavorare da remoto, questo sogno può diventare realtà per un numero sempre maggiore di persone. La cosa più importante è conoscere bene se stessi e capire quale ambiente permette di essere più felici e soddisfatti. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.